Io credo che la cena sia il pasto più importante della giornata, non per i nutrienti, ma per il momento in cui la facciamo, a fine giornata, quando ci si rilassa. E fare una ricetta bene, e fare la stessa ricetta magari un po' velocemente, un po' sbrigativamente, fa una grande differenza. Ecco, io stasera vi faccio un esempio, voglio fare uno stufato di verdure con le patate, ma non uno stufatone brutto da vedere nel piatto, e con gli stessi ingredienti e con lo stesso tempo lo voglio fare bello, perché le cose belle fanno bene. Mettiamo sul fornello una bella pentola spaziosa, uno spicchio d'aglio tritato, oppure lo mettete e poi lo togliete, un po' di olio extravergine d'oliva buono, e del porro, un bel porro grande, oppure della cipolla. E useremo circa 600 g di verdure miste, quelle di stagione, quelle che preferite, va bene tutto, peperoni, zucchine, melanzane, carote, sedano, cipolle, barbabietole. Mettete dentro le verdure che più vi piacciono, i carciofi, qui dentro i carciofi starebbero una meraviglia, solo che non ce li ho. Ci metto anche un peperoncino fresco che darà pizzicore alla nostra ricetta, naturalmente è facoltativo. In questo stufato di verdure sto cercando la dolcezza, ho messo il porro, il sedano, le carote, adesso vado a mettere la zucca. Tutte verdure abbastanza dolci che però dopo andrò a contrastare in un modo molto semplice. Quindi scelgo una bella zucca, bella matura, gialla, buonissima. Come tutte le altre verdure, che vi ricordo erano 600 g di verdure miste per 4 persone. Taglio tutto a cubetti grandi 1 centimetro o poco meno. Tutte verdure che aggiungo in pentola in base al tempo di cottura che hanno. Ho messo per prima la cipolla, il porro, la carota e il sedano perché sono un po' più duri e un po' più lunghi da cuocere, mentre invece ora la zucca e le altre verdure che sono più tenere le metto successivamente, ma tutto nel raggio di 10 minuti. Aggiungo anche dei pisellini, questi sono surgelati, non usatemi quelli in scatola perché non sono buoni. Intanto la pentola cuoce, sale, pepe, non esagerate col sale, lo potete mettere anche dopo. Faccio cuocere, giro ogni tanto, ci metto anche un po' il coperchio per circa 20 minuti. Nel frattempo avevo già cotto, qualche ora prima, circa 600 g di patate. Queste sono patate nuove, patate novelle, sono abbastanza acquose, quindi non servirà aggiungere latte, panna, niente di niente. Le schiaccio e ci aggiungo anche un paio di cucchiai di parmigiano, di formaggio buono. Non utilizzatemi il formaggio quello delle bustine, un uovo che ha il compito di tenere insieme tutto, pizzichino di sale nelle patate e della noce moscata. Il pepe qui non va bene, serve la noce moscata. Naturalmente, se vi piace, va bene anche la salvia, il rosmarino, prezzemolo, mettete quello che volete. Un pochino di olio oppure del burro fuso se preferite. E lo mischio. Come vi dicevo, la patata novella è acquosa, non occorre mettere latte o acqua, però se vi sembra troppo asciutto potete mettercelo un goccino di latte. Deve essere lavorabile. Ecco qua il pomodoro concentrato che andrà a contrastare la dolcezza delle altre verdure che ho messo prima. 250 g di ricotta, che è facoltativa, se volete la mettete, se non volete non ce la mettete proprio. E anche un ovetto, anche qui per tenere insieme, per aiutare. Anche l'uovo è facoltativo, anche quello delle patate di prima è facoltativo. Aiuta a tenere insieme, però non è indispensabile stare insieme lo stesso. Mischio bene, sono ancora calde, le mischio subito perché le voglio mettere subito nel forno, in una bella pirofila, una teglia, quello che avete, leggermente unta sul fondo, con dell'olio d'oliva, di quello buono, mi raccomando. Verso tutto il mio composto all'interno della pirofila. Naturalmente in questo composto di verdure potete aggiungerci anche del formaggio, della mozzarella, del prosciutto cotto, oppure all'inizio chi vuole metterci della salsiccia, del bacon, lo può fare tranquillamente. Ora metto il mio purè, una specie di purè, dentro in un sacco a poche. Chi non vuole usare il sacco a poche può naturalmente metterlo su con la palettina, la muratura, però avevamo detto che lo facevamo bello, quindi io uso il sacco a poche. E sopra le patate ci metto una spolverata, una nevicata di parmigiano, grattugiato fresco e sottile, che aiuterà a insaporire e a gratinare all'interno del forno.
Forno già caldo, statico o ventilato è lo stesso, 40 minuti, tenetelo d'occhio però, Appena sfornato, una bella spolverata di finocchietto, di prezzemolo, di erba di cipollina, di quello che vi piace, che darà colore, darà profumo, e non aspetto neanche che si raffreddi, perché qua, qua è ora di mangiare, io ho fame. E quindi vi lascio alle ultime immagini del video, che spero vi sia piaciuto. Ciao a tutti da Gabriele.